Buongiorno a tutti amici, finalmente ci salutiamo, sono le 11 del mattino, non vedevo l'ora di uscire perché ho voglia di correre. Davide ha fatto il corso di inglese, io ho lavorato sino adesso, Rita si allena. Non vedo l'ora di correre anche per farvi vedere il posto meraviglioso nel quale abbiamo parcheggiato. Buongiorno anche a voi. Ciao. Dado, sei pronto? Sì, sono pronto. Siamo pronti? Siamo pronti. Partiamo. Belli arrugginiti, c'è freddo, quindi le gambe vanno molto male. Andiamo subito qua, Dato. Divino, guardate. Guardate che meraviglia. Ma ve lo facciamo vedere ancora meglio. Qui dobbiamo attraversare un fiume. Ce la faremo? Penso di sì. Questa è la Norvegia. Sono i sentieri che mi piacciono. Questa è la Norvegia che vogliamo vedere, ragazzi. Guardate. Guardate. Che pazzesco. Vai, Dato. Forza. Sarà bello correre in Norvegia con mio figlio. È la cosa più bella del mondo. Questi sono i pacchi di legna che spediscono magari anche nelle case, già con la tettoietta, perché già pronta, già sistemata, uno se la mette di fronte a casa, sotto il suo balcone ed è pronto. Qui li sprofondi. Mi stavo allenando. Madonna, che costi. Sali, non so cosa vuol dire questo sbersale. Continua. Questa è la Norvegia che mi aspettavo. E questo è niente perché siamo appena entrati, Dado. Sì. Proseguiamo. Andiamo. Siamo tornati indietro, siamo usciti dal bosco. Adesso vi facciamo vedere un'altra parte. Sempre bellissima. Qui c'è anche il barbecue. Che bello. C'è il tappeto elastico. Aiuto! Che ville che hanno, guardate questa di fronte. Qua sulla destra. Belle. Ci siamo fatti un salitone tremendo. Guardate cosa mettono a disposizione. Le sdraie, i barbecue, guardate, tavoli, panche, giochi in acqua, spazzatura, Molta spazzatura. guardate, spiaggetta e le sdraie, guardate che belle queste. Corsa finita, meravigliosa, ci abbiamo dato dentro. Ho sconfitto papà nella velocità finale. Scusate. Ci siamo divertiti. Signore e signori telespettatori, dopo aver fatto i servizi abbiamo notato la spia dell'olio attiva. Sì, perché ne perdeva già. L'Iveacone già perdeva un po' di olio, qualche gocciolina, e adesso abbiamo questa spia. E sta continuando a perderne. No, ma questa sarà acqua. Eh sì. È sotto il minimo. L'Iveacone è malato, ha la pressione bassa. Trovare Non subito- abbiamo olio. No, bisogna trovare subito un meccanico, una rivendita e comprarlo e aggiungerlo. Ma può spostarsi È sotto il minimo. e quindi è pericoloso? Sì. Beh ragazzi, dopo la corsetta e dopo che abbiamo controllato l'olio motore, siamo arrivati all'ora di pranzo, ci mangiamo 2 spaghetti. Di pomeriggio devo rabboccare, andare in un distributore, rabboccare e andare in un'officina Iveco qui in Norvegia, perché ho paura, magari la guarnizione della testata e finisce che fai danni veramente, quindi è da sistemare. Certo, l'avrei voluta sistemare a sud, che magari risparmiavo qualcosa, ma è da fare. Ho trovato un'officina Iveco 40 km indietro rispetto a dove stavo andando. Rita ci ha preparato un polpettone di patate e una pasta asciutta. Bello questo, eh? Quindi hai fatto sia una buono. sfoglia di patate e poi le hai arrotolate. Sì, poi l'ho rotolata in un ripieno di pomodoro e salsiccia. Bello. Vediamo se è anche buona. Ragazzi, buon pomeriggio. Allora, le ultime sono: Dado vi ha parlato della perdita, questa perdita ce l'ho da una quindicina di giorni, anche di più penso.
da una quindicina di giorni sto controllando i livelli dell'olio ed era sempre buono, quindi ho detto il livello è sempre buono, continuo a fare i chilometri. Poi se dovesse scendere un po' rabbocco, ma stamattina per la prima volta ho messo in moto e a freddo il livello dell'olio era basso. Comunque devo adesso tornare indietro di 40 km e farlo controllare da un'officina autorizzata Iveco qui in Norvegia, perché è possibile che se la perdita è in alto e finisce l'olio nella cinghia di distribuzione è molto probabile che poi si possa anche spaccare, quindi creare danni e problemi incredibili. Se invece è una perdita da qualche altra parte potrei anche continuare quando è basso a rabboccare un po' di olio, tutto qui, però è bene farlo controllare, quindi domani mattina presto ci svegliamo e torniamo indietro e poi riverremo da questa parte per tornare nella costa ovest e farvi vedere tutti i fiordi sino a Capo Nord. Piccolo intoppo, non ci fermiamo, non ci scoraggiamo. Fretta non ne abbiamo. Quindi Purtroppo è andata così e quindi cose che possono capitare. perfetto, è così. Niente, si risolve e andiamo avanti. Ok, mi sto godendo la partita di tennis, mi piace da morire il tennis e quindi continuiamo a goderci il pomeriggio, ragazzi. Il tempo fuori è abbastanza brutto, c'è freschetto, nuvolosissimo. No, non c'è freddo. No? No, freddo no. C'era una bambina che faceva il bagno prima. Ah sì, ieri 3 persone alle 7 di sera c'erano 14 gradi. No, ma in effetti non c'è freddo. Però sta arrivando un temporale. Meno sembrava stesse tuonando, poi ha smesso, non lo so. Sì, è abbastanza brutto, è abbastanza Sì, brutto. non è bello. Adesso Rita, tisanetta Tisana, e un po' di poi... relax. Sì, e poi mi devo fare una bella doccia perché stamattina con la corsa Parolacce. ho sudato 70 camicie. Ho tutte le mie magliettine bagnate della corsa, Voglio cercare appese. anche una lavanderia, Certo. urgentemente. La troveremo forse proprio tornando indietro perché torniamo un po' È più vero. nella civilizzazione. Qua siamo già un po' in mezzo ai monti. Esatto. Avevo già cercato anche dei parcheggi bellissimi più avanti, vabbè adesso torneremo indietro e poi li riprenderemo per forza. Anche la Rita poi stra appassionata di tennis, Sì, un po' di tennis e un po' di commenti. Però ti piace anche il tennis? Sì, mi piace molto, poi adesso che c'è Nella nostra Sinner, postazione, mi comodissimo. piace di più, sì. Il nostro Sinner. Oggi se la sta combattendo. È troppo bravo. È bravo, è bravo, è bravo. Abbiamo finalmente un tennista numero 1 del mondo. Sono felicissimo, mi fa molto Bravissimo. piacere. Amo il tennis, è grande Sinner. Bravissimo. 7:30 della sera, non ci siamo mossi perché ci muoviamo solo domani mattina per raggiungere l'officina. Quindi docce, servizi vari, un po' di lavoro, è andata così. Rita sta cucinando e andiamo a vedere in cucina cosa sta preparando. Ehi Rita, Ehi, mi avvicino qua dalla cucina, lontanissimo, vieni. Cosa ci stai preparando di buono? Minestra di fagioli, carotine, salmone e verdura. Niente carne. Niente carne. Grande oggi. Rita, grande, sono contento. Pesce e legumi. Salmone affumicato Salmone che abbiamo affumicato, comprato, salmone sì, norvegese. Buonissimo. Bene. Il minestrone mi piace molto. È buono. Te lo sì. chiedo spesso e non lo fai sempre, bisognerebbe farlo almeno 3 volte alla settimana. Davvero? Sì. Sì, troppo buono. Fagioli, lenticchie e ceci. E ceci, una volta uno, una volta all'altro e una volta all'altro ancora. Vabbè, Lo faremo comunque. più spesso, dai. oggi ce lo mangiamo. Oggi ce lo mangiamo. Ragazzi, ceniamo. Non preoccupati, comunque un po'
pensierosi, perché quando hai casini in viaggio non sei completamente tranquillo. Domani mattina scopriamo come va a finire questo viaggio, che cosa c'è, che problemi abbiamo, se devono intervenire, devono fare magari guarnizioni della testata, chissà cosa devono fare. 40 km e saremo in officina. Ceniamo, buonanotte a tutti amici, a domani. Buonanotte. Buongiorno signore e signori. Buongiorno amici, sono le 8:40, noi siamo già in viaggio direzione Officina Iveco, di nuovo verso Oslo, cioè la parte dalla quale siamo venuti. Oggi non si è neanche accesa la spia, anzi si è accesa la spia dell'olio ma si è spenta. Evidentemente il livello poi quando entra in circolo è anche buono. Devo però comprare 1 chilo di olio e rabboccare un po', secondo me. Comunque, a parte l'olio e i problemi all'Ivecone, piove da ieri sera verso le 6-7, non ha mai smesso, ha piovuto tutta la notte e piove anche oggi. Le previsioni dicono che piove per altri 10-15 giorni, sino a quando vediamo le previsioni. Spero di risolvere presto questa situazione della perdita e poter proseguire il viaggio. Ragazzi, aggiornamento, questo distributore non ha olio, perciò andiamo in un altro. Siamo forse arrivati e papà è andato a vedere se riesce a trovare qualcosa. Questo? Sì, corri. Ho parlato con un signore, con un meccanico, il capo meccanico probabilmente, e ci dà subito un'occhiata. Ci fa entrare dentro, per fortuna, anche se sono pieni di lavoro, mi hanno detto ci dà subito un'occhiata, così vediamo almeno di cosa si tratta, cosa si può fare. Adesso questo ragazzo sta facendo una diagnosi e vediamo un po' com'è la situazione. Non c'è nessun problema, pensa che sia solo una guarnizione del coperchio punterie che sta sporcando il motore dall'alto, i livelli sono buoni, quindi posso proseguire il viaggio. Mi ha detto piuttosto di comprare 1 litro di olio e tenerlo di scorta nel caso dovesse abbassarsi, ma non pensa che ci siano questi problemi. Quindi alla grande, mi hanno detto benvenuto e mi hanno detto anche di proseguire, che non gli devo nulla. Ogni tanto si rimane anche stupiti dalle cose. È vero che sono paesi carissimi rispetto a noi, ma mai mi sarei aspettato di non pagare una diagnosi. L'ho sempre pagata e sempre pagata cara, 130, 150, non mi ricordo, costa un sacco di soldi. Oltretutto mi ha dato il numero di telefono questo ragazzo, Ermin, e mi ha detto che per qualsiasi cosa, se ho problemi durante il viaggio, di chiamarlo, di scrivergli con WhatsApp. Ma chi ti dà un numero di telefono col rischio di essere disturbato per problemi di altre persone? Quindi grazie mille, e queste cose fanno sempre molto molto piacere. Adesso facciamo benzina, gasolio, compriamo 1 litro d'olio, mi ha detto dove andare a comprarlo, e prosegue il viaggio. Adesso riforniamo a 19,77 corone norvegesi. Davide ci fa subito un conto e vediamo a quant'è, è carissimo. 1,73. Va bene alla fine, non è tantissimo. Google aveva detto prima di venire in Norvegia che sarebbe stato a 2,80 euro, che equivale a 32, ragazzi. E invece 19,77, va bene. E noi abbiamo fatto il pieno. Armin, il meccanico, mi ha indicato questo posto che vendono di tutto per le auto, e adesso ci compriamo l'olio e siamo tranquilli se dovesse scendere un po' il livello. Quindi abbiamo comprato l'olio 15W40 e rabbocchiamo un pochettino, perché comunque un po' l'ha perso, io un po' glielo aggiungo. Oltre però all'olio motore abbiamo comprato anche una specie di detersivo da mettere nei tergicristalli. Quindi mettiamo l'acqua e un pochino di quel detersivo. Misuriamo anche il livello dell'olio per vedere se dopo che abbiamo rabboccato Va bene. va bene. Ma era già giusto, però comunque un bel po' ne ha perso.
Perfetto. Dato che ci siamo, ci compriamo anche le uova, verdure, pane, quello che ci serve, così possiamo disperderci in mezzo ai monti e nei fiordi norvegesi. Grande dato, c'ho 2 parcheggi che ti faranno impazzire. Faranno impazzire anche a voi, c'ho 2 parcheggi stupendi. Purtroppo devo rifarmi 50 km, però almeno me li faccio serenamente, non con la paranoia di spaccare l'Iveco. Guardate il prezzo delle ciliegie, 169, più o meno sono 15 euro questo sacchettino di ciliegie. 15 euro. Abbiamo già comprato un po' di cose, tra cui le arance, rigorosamente in una busta bucata. Se ne è già rotta una e tutte le arance sono sprofondate. Abbiamo preso la seconda e si è bucata, ma siamo riusciti a contenerle. La pinza, ragazzi. Siamo alla ricerca delle uova, decisamente una parte molto importante della nostra alimentazione, in quanto facciamo sempre colazione con le uova, ma non le stiamo trovando da un bel po'. Uova trovate, possiamo andare. Papi, non ci resta più niente, vero? Nulla, voglio pagare e fare chilometri. Va bene, andiamo. In realtà vi abbiamo trollato, non usciamo ancora, dobbiamo comprare un botto di robe che ci ha detto mamma. Siamo al reparto pesce, abbiamo comprato un po' di salmone che è finito ed è molto buono. E poi abbiamo preso anche le cipolle di extra e 2 yogurt. Falli vedere. Che belli, guarda che belli questi yogurt. Sì, come i brick del sapone. Le ricariche del sapone, lo mettiamo nelle ricariche sì. del sapone. Bastone, ricordati. Vedete cosa vi ho detto riguardo alla busta? Un po' di spesa fatta, così possiamo parcheggiare in natura e stare tranquillissimi, ragazzi. Non vedo l'ora di farvi vedere qualcos'altro. Sistemiamo la spesa e ci facciamo 1 oretta e mezzo di camper e dobbiamo raggiungere il posto di prima e poi andare oltre. Davide, un po' di uova le hai prese? Sì, non devono mancare. Mai le uova, mai. Ci sono mancate in questi 2 giorni, abbiamo mangiato petti di pollo a colazione. No, ma non piove. Ragazzi, abbiamo provato il nuovo detersivo per i vetri e madonna, funziona. Guardate in un video precedente, ho semplicemente mandato indietro il video e guardate com'era prima e guardate com'è adesso. Continua a piovere ininterrottamente da ieri pomeriggio, non vuole smettere. Qua ormai ci siamo già passati 2 volte, ma dovevamo. Non si capisce cosa significhi quell'uomo nell'ingranaggio. Non riesco a capire cosa possa rappresentare, forse non lo so. Ieri gli ho dato qualche interpretazione, non ho idea. Secondo voi un uomo seduto in un ingranaggio? Ingranaggi della vita oppure nel lavoro? È iniziato a piovere sempre più intensamente. Ci piace, a me piace anche questo clima, questo parcheggiarmi, pranzare adesso con questo tempo di fronte a un fiume, boschi, tutto verde, è stupendo, fresco. Ha fatto l'altro giorno già 26-27 gradi e dentro il camper c'erano magari già 28-29 e non fa piacere in camper, si sta bene con queste temperature, c'è poco da fare. Pantalone lungo, magliettina e felpa. Eccoci di nuovo al parcheggio, come se non fosse successo niente. Ci siamo fatti la spesa, check up al camperone, controllino. Non c'è più nessuno, sono andati via tutti. La tua destinazione si trova sulla sinistra. Un paio di uova le compriamo sempre, Harry. Sì, giusto 2. Quante ne ho comprato questa volta? Esagerato. 18, 36, 46 e 8, 54 uova. Sembra che sia per esplodere sempre la terza guerra mondiale. In camper è così, sta sempre per esplodere la guerra, bisogna essere organizzati.
Di nuovo di fronte al fiume, Rita ci prepara il pranzo, io ho passato un aspirapolvere, abbiamo sistemato tutto. I Vekone di nuovo in ordine, sereni e tranquilli. Buon proseguimento di viaggio a tutti ragazzi, scusate per l'inconveniente, ma ogni tanto qualcosa succede. Non ti hanno mai visto facendo polpette e hamburger? Sto sempre impastando qua. Sì, poi ci facciamo anche, siccome ho comprato troppe uova e non ci stanno da nessuna parte, un paio ce le facciamo sode. Ci stavamo dimenticando di augurarvi buon pranzo, ma al 90° mi sono ricordato della GoPro. Oggi Buon pranzo. Oggi pranzetto leggero, stavo già finendo il primo hamburger, quel rotolo che avete visto ieri di patate con dentro salsicce e altro squisito, uova sode, verdura, pomodori, felici persi che l'Ivecone è sano, cin cin, vino buono. E a dopo, ciao a tutti. 4 del pomeriggio amici, come vi ho detto, un bel riposino che mi ha tolto tutto lo stress di questo problema l'Ivecone. Carichiamo acqua e si prosegue. Che c'è? Salve! Ciao! Grazie mille, grazie anche a te Dado. Grazie papà. Grazie all'amministrazione comunale per il parcheggio, bello, proseguiamo. Grazie a Google che ci rovina tutti i video parlando incostantemente. Cosa? Costantemente, hai ragione. Strada meravigliosa sul laghi, con boschi pazzeschi, stiamo passando davvero in posti meravigliosi. Delle aree sosta, dei campeggi presumo, fantastici su questi fiordi, bordo, chiamiamolo sempre lago, meravigliosi, meravigliosi. Wow, ci sarebbe da fermarsi in ognuno. Nel frattempo, mentre facciamo chilometri, abbiamo anche potuto vedere la chiesa di legno più antica di tutta la Norvegia. Alla nostra sinistra, non so se l'avete visto da questa precedente ripresa, c'è la neve. Nuovamente sotto l'acqua. Attraversando una galleria di forse 6 km, ho visto un cartello poco fa.
Forgedan, qua sicuramente hanno fatto una manifestazione delle Olimpiadi, una tappa, chiamiamole così, di sci, di qualcosa, perché c'era la fiaccola olimpica e c'erano anche i famosi 5 cerchi. Questo è il nostro parcheggio per la notte. Domani mattina ci spostiamo, dormiamo e basta qua. Oggi ci siamo spostati tanto, abbiamo guidato tanto e quindi è ottimo. Rita ci prepara la cenetta come sempre, tante verdure e un pollo arrosto. Siamo pieni di batterie, viaggiando ricarico parecchio. Beh, oggi ragazzi c'è da festeggiare, l'Iveccone non ha nulla, siamo sereni, tranquilli. E quindi mi stappo una ottima bottiglia di Chianti in riserva e ho 2 bicchieri di vino buono. 2019, Corte alle Mura. Chianti in riserva, Corte alle Mura. Mi fa male ancora. Strapronto. Strapronto. Ci sediamo? Sì. Bene.